ha spaccato dei danni all'interno. Era il suo cuore pulsante. Come una fenice, non ci avrebbe tornato sicuramente l'acconto. Siamo qui, facciamolo. C'era anche qualche spoiler. Vi siete mai chiesti verso dove state andando? È la domanda che ci siamo posti noi. Vedere nuovi orizzonti. Respirare aria nuova. È stata questa la nostra risposta. Ma come fare? È stata la seconda domanda. Andiamo a scoprirlo insieme. Secondo voi cosa avremmo dovuto fare noi? Smontare tutto, giusto? O buttare tutto? Sì, potevamo portarlo allo scasso direttamente. Sì, potevamo portarlo allo scasso, abbiamo pensato di bruciarlo, abbiamo pensato di buttarlo nel mare. Non possiamo gridare e non possiamo parlare male di Camperito perché ci sta ascoltando. Che è dietro di noi. Partiamo quindi con la visione esterna del camper. La parte su cui dovremmo concentrarci maggiormente è la parte del lato guida. E la prima cosa che ci balza subito all'occhio è proprio la finestra della mansarda spaccata. Possiamo notare appunto questo dislivello di cui abbiamo parlato nel video precedente tra la mansarda e la cabina guida. Nella parte laterale del camper tutta la plastica è rotta in più punti e quindi ciò impediva infatti a Michael di uscire dal camper. Non solo, anche il gradino dal lato guida era talmente lesionato che se poggiavamo un po' troppo il nostro peso sopra rischiavamo di trovarci senza. Poi da questo lato comunque non si nota più nulla perché comunque è fatto in controluce, ma poi non si vedevano grossi difetti. Invece per quanto riguarda l'altro lato, la parte su cui vorrei concentrare la vostra attenzione è soprattutto questo infisso in alluminio che non è per niente adatto ad un camper e accanto al quale possiamo notare dei muraletti in legno che sono talmente gonfi che si intravedono attraverso l'alluminio. Già da qui potete capire fino a che punto potevano arrivare le infiltrazioni, cosa che noi abbiamo un po' sottovalutato, non ci era venuto in mente quando l'abbiamo guardato neanche attraverso queste immagini. Sono cose che abbiamo capito successivamente smontando il camper internamente e di questo parleremo proprio nel prossimo video. Dalla parte davanti possiamo notare il paraurti che era abbassato dal lato del passeggero e il fanale anteriore dal lato guida era mezzo staccato. Infine, ma non per importanza ma proprio perché la ciliegina sulla torta, il tetto. Facciamo vedere sia la parte interna che era completamente piena di difetti che la parte esterna, ovvero la parte sopra che era rattoppata molto malamente e questi rattoppi purtroppo non sono serviti a nulla oppure sono serviti fino al tempo che trovavano. La cosa più importante in questo camper era il suo cuore pulsante. Il suo cuore pulsante cos'è? Il motore? Il motore, perché il Perché motore ci ha portato a casa. è tutta la meccanica, come sembra. È ok. È bello tosto. Bisogna risistemarla un pochino, ma ci farà fare tanti chilometri. Vi possiamo dire che questo camper rinascerà come una fenice. Dalle ceneri. È davvero dalle ceneri però. Vi vogliamo anche dire che l'incentivo per cui abbiamo scelto di acquistarlo alla fine è stato quello per cui ci eravamo resi conto di aver speso già abbastanza soldi per arrivare lì a vedere soltanto il camper e avevamo già prenotato anche il traghetto per prenderlo e portarlo a casa. Quindi avevamo già speso una bella somma riguardo al viaggio, in più l'acconto che avevamo già lasciato al venditore. Vi possiamo dire soltanto che il venditore alla fine non ci avrebbe tornato sicuramente l'acconto, perché abbiamo capito effettivamente alla fine che persona era. In più non abbiamo neanche chiesto nessun risarcimento, sempre per questo motivo, anzi ci dispiace per lui, perché diciamo che l'ho visto un po' così, diciamo. Esatto. Ci dispiace per lui e gli auguriamo comunque Tutto il bene del mondo. il bene del mondo. Che migliori. Che possa non fare più determinate cose e truffare la gente. Noi comunque ce la faremo e andremo fino in fondo, come comunque. E poi un altro incentivo, perché non dobbiamo dire solo cose negative ma anche le cose positive, un altro incentivo è stato comunque appunto il camper per com'era, perché tutto quello che rappresentava in termini di lunghezza, dimensione, chilometri, cose che abbiamo valutato per poterlo acquistare, erano cose che ci hanno fatto pensare comunque ok, abbiamo cercato tanto, abbiamo guardato tanto, siamo qui, facciamolo, perché
secondo noi ha delle potenzialità e si può sfruttare. Riusciremo a rifarlo per bene, anche se non pensavamo fino a che punto dovevamo rifarlo. Sì. Non spoileriamo troppo. Non Lo so. facciamo vedere. Dipende dai like sotto il video. Ok. Se ci soddisfano, allora, se magari arrivate, nel prossimo... se arrivate a 50 like sotto il video, vi faremo vedere uno spezzone delle condizioni in cui si trova il camper. In ok? questo momento. Se vuoi supportarci, fatti prestare il telefono di tutta la tua famiglia per 1 minuto, vai su YouTube, cerca Camperito Revolution e clicca iscriviti e like. Grazie. Va bene ragazzi, allora adesso per questo video ci fermiamo. In seguito la cosa diventerà ancora più interessante perché entreremo nel vivo della situazione. Farò vedere con mano come smontando si presentavano i danni. Aspetta. Ha detto Buddy, mi sta dicendo Buddy, per favore, se il video vi è piaciuto di mettere un like e di iscrivervi. Comunque, se non mettete un like, e Buddy si è fatto vedere 2 volte oggi. Io non so se il prossimo video esce, E se volete seguiteci pure sugli altri social che metteremo in sovraimpressione, o anche ci sarà il link in descrizione, in modo da seguire i contenuti che cercheremo di pubblicare giornalmente o comunque il più possibile nel momento in cui lavoreremo nel camper o spezzoni dei nostri lavori, quindi ci potrebbe essere anche qualche spoiler. E ricordatevi che se arrivate a 50 like vi daremo un indizio in più Delle condizioni del camper in questo momento. Ciao a tutti! Ciao! Perché un pochettino l'abbiamo visto un po' Mi sa che questo non lo mettiamo. in difficoltà, diciamo. Facciamo i tirchi. No, se voi fate i tirchi con i like, noi facciamo i tirchi con gli indizi. I contenuti. Con i contenuti. 50 like che sono? 50 like che sono, raga, dai. Doppio like. 100, Io dai. ruberei il telefono pure all'amico, metterei un like Sì, giusto per fai, velocizzare iscriviti. le cose. La cosa più importante, e non ce la faccio a non dirlo. Vabbè, lo dico piangendo, pazienza. Dimmelo a me. No, perché lo voglio dire con l'emozione, è giusto che lo dico con l'emozione. Amore di Vi mamma. possiamo dire. Lo posso dire io perché so come lo voglio dire. Sì. Lo posso dire io, c'ho proprio voglia. Vai. Qualcuno la prendiamo. Vai! Eh, Like e iscriviti. Like, iscriviti. Prendi i telefoni della famiglia intorno a te. Anzi, comprati un telefono. No, scherzo. Mandaci uno spray per i moscerini. Grazie, sì, perché cazzo, oggi guarda, c'è una giornata. Perché pure Ma caldo. perché dietro di noi, praticamente noi qui abbiamo un tetto, ma dietro di noi non ci abbiamo le pareti. Perché il venditore non ci ha detto che le pareti erano infiltrate, quindi abbiamo dovuto rompere pure le pareti del capannone. Capito? Non è vero. Quindi siamo in una giungla, noi siamo in una giungla qua. Capito? Come si può intravedere dalle piante? Io sto schiumando Come questo si può intravedere da maglione. queste piante? Siamo pieni di moscerini. Noi inebriamo di moscerini. Dai, voglio dire una Inebriamo. cosa. Dai, voglio dire una cosa. Vai. Con mano. Quindi le chiediamo di... Mamma mia! Oh, che musetta bella! Vi faremo capire realmente la situazione. Non ci frizziamo. Vai tu. Facendovi vedere la disonestà del venditore. Però era tutto funzionante. Tutto funzionante. Tutto funzionante. È della nostra frase questa. Infatti avevamo un po' il dubbio se chiamarci Camperito Revolution o tutto funzionante, perché poteva essere il nostro slogan. Sì. La cosa più importante in questo camper era il suo cuore pulsante, giusto? Parlo io. Perché ci ha portato a casa. Essendo già abbastanza demoralizzati, abbiamo cercato di cominciare a smontare il tutto per poter capire cosa andava fatto. La cosa che vi faremo vedere nel terzo video è perché questo ci rendiamo conto che potrebbe diventare troppo lungo. Tipo così. E tu non lo so come ti Ah, il coso? Sì. Il coso. Ciao, al prossimo video! Ciao!